Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 230. Quale messaggio vorrebbe darmi? Che cosa vorrebbe dirmi? Quante volte abbiamo pensato a persone del passato, persone che non vediamo da tempo, o magari anche persone che vediamo quotidianamente, ma con le quali forse non abbiamo un gran dialogo, anzi forse nemmeno abbiamo un dialogo, ma soltanto un sottile gioco di sguardi. Bene, questo interattivo va a chiedere alle nostre tre varianti che cosa quella tal persona a cui stai pensando vorrebbe dirti. Puoi guardare anche tutte e tre le varianti pensando a tre persone differenti. Prima di presentarti le varianti ti ricordo che da giugno 2023 i consulti personali si terranno dal lunedì al giovedì, fino a data da definirsi. Bene, passiamo alle nostre tre varianti. La prima sarà il diaspro dalmata, la seconda sarà l'agata naturale e infine la terza sarà la sodalite. Presentazione velocissima oggi, possiamo passare alla prima delle nostre tre varianti, ovviamente prima sigla. Variante del diaspro dalmata. Andiamo a vedere chi è la persona alla quale stai pensando tu che hai scelto la variante del diaspro dalmata. Ne approfitto anche per ricordarti che dal mese di giugno 2023 fino a data da definire i consulti personali saranno fatti soltanto dal lunedì al giovedì. Chi è la persona a cui stai pensando tu che hai scelto la variante del diaspro dalmata? Appeso. Allora, nonostante io cercherò di darti tutte e due le interpretazioni, ovvero sia che sia una persona con la quale magari hai avuto un conflitto o una chiusura, sia che sia una persona che al momento è presente nella tua vita, come amico, amica, partner, collega, eccetera, l'appeso è chiaro che strizza l'occhio di più ad un qualcuno con cui c'è stata una chiusura, con cui c'è un fermo, con cui c'è uno stop nelle relazioni. Questo, ti ripeto, non vuol dire che con questa persona magari ci sia uno stop definitivo, magari semplicemente una persona che non vedi da tempo, o forse è una persona che vedi poco, vedi sporadicamente. Ad ogni modo andiamo a descrivere le qualità dell'appeso. Innanzitutto potrebbe essere un segno d'acqua, averlo in solare, in ascendente o importante nel tema natale. L'appeso è sicuramente una persona che probabilmente non sta neanche passando un bel momento. Di solito è una carta che presuppone una certa idea di impegno, di sacrificio, di possibilità limitate che richiedono anche di cambiare le nostre strutture. Si dice che l'appeso è strutture, intendo strutture mentali, si dice che l'appeso sia un ribaltamento necessario di prospettiva, una grande intuizione di Jodorowsky. E appunto questo ribaltamento di prospettiva serve forse anche per sbloccare le possibilità. Certamente una persona molto attaccata ai beni materiali o comunque una persona che mira al conseguimento di beni materiali, quindi all'ampliamento delle sue possibilità per ciò che concerne la sfera materiale. Certamente una persona che non sarà per tutti, potrebbe essere in una relazione o magari potrebbe avere ancora addosso a sé il peso di una relazione, quindi magari un po' una persona che idealmente potrebbe essere legata ad altri, un po' come succede del resto nei triangoli, quando magari
ci si interfaccia con una persona che però ha anche un'altra storia dalla quale non riesce a staccarsi. Ecco, più o meno una cosa del genere. L'appeso melo o mela rappresenta anche come persona che però ha una tendenza forse anche a chiudersi. Questo può avere due principali poi espressioni per quanto riguarda la vita. La prima è l'introspezione, quindi magari una persona che forse fa molta ricerca interiore, si chiede molto, ma una seconda interpretazione potrebbe parlare invece di una persona che si chiude a riccio qualora venga un po' messo o messa di fronte alle proprie responsabilità. Quindi l'appeso va a significare poi una persona con la menzogna facile, con l'inganno facile, che getta il fumo negli occhi, insomma qualcuno che forse non sempre è pulita nei nostri confronti. Certamente l'appeso è una carta che va a parlare anche di magia, anche in questo caso non sarà per tutti, però potrebbe essere una persona con interessi esoterici, occulti, potrebbe essere appassionata di cartomanzia, di esoterismo in generale o magari anche di discipline alternative, appunto, discipline olistiche, ecco, mi viene il nome. Mi piace di più dire discipline olistiche, discipline alternative fa molto enciclopedia anni 70, bacchettonissima. Vabbè, lasciamo perdere. Diciamo che l'appeso è una carta che comunque parla di una persona che probabilmente ha una ferita molto profonda, perché anche qualora la sua ricerca interiore non fosse chiusura, ma fosse proprio ricerca, sarebbe comunque da imputare a quella che forse è una ferita mai elaborata, quindi magari una chiusura di una relazione, una famiglia che magari non ha dato l'amore necessario o magari non aveva le possibilità per dare l'attenzione necessaria. Insomma, una ferita mai elaborata potrebbe aver condizionato un po' i rapporti, l'idea di rapporti sociali di questa persona. In alcuni casi, rarissimi credo, si può trattare proprio di un ex, un appeso, un ex che non sappiamo scordare, o anche una ex che non sappiamo scordare, o che magari non sa scordarci, perché poi alla fine qui andiamo a chiedere chi è la persona. L'appeso comunque è una carta, io voglio vederci anche un messaggio positivo, non per darti per forza la lettura positiva, però l'appeso è anche una carta di pazienza, di semina, di lavoro su di sé, di lento ma costante evolversi di una situazione. Quindi forse in realtà qua la persona, sia che tu lo stia o la stia frequentando in questo momento, sia che non lo stia o la stia frequentando, certamente nel tempo ha una qualche idea di avvicinarsi a te, di dirti un qualcosa, di portarti un messaggio, di rivelarti un qualcosa, che peraltro con un appeso potrebbe essere forse uno dei motivi trainanti della lettura, perché l'appeso è anche un segreto, quindi potrebbe essere un qualcuno che magari riemerge da un passato vicino o lontano che sia, per dirti: guarda, in realtà non era come credevi, ti ho ingannato, era... Quindi sente anche il peso magari di un inganno, qua potrebbe essere. Sicuramente una persona molto particolare. Spero che tu abbia riconosciuto la persona a cui pensi. Nel caso non sia così, hai altre due possibilità. Andiamo ad estrarre gli oracoli subito per vedere direttamente qual è il messaggio di questa persona. Che cosa vorrebbe dirti? Per te che hai scelto la variante del diaspro dalmata, qual è il messaggio della persona alla quale stai pensando? Lo andiamo a chiedere agli oracoli. Allora, sì che il risveglio dell'anima. Mi ci sta molto il risveglio dell'anima con la carta dell'appeso, che attende proprio un risveglio. È una carta di iniziazione fondamentalmente. È, diciamo, il secondo passo importante a livello iniziatico del tarocco. Il primo è proprio la sua metà, è l'innamorato, e l'ultimo è, dopo 6 step, è la luna. Quindi sono passaggi importanti. Il risveglio dell'anima parla anche del comprendere forse come dicevo prima, un qualcosa che in precedenza non abbiamo compreso a fondo e magari ci ha portato a fare carte false, a dire
qualcosa che magari ha ingannato la persona, e forse il risveglio, anche il rendersi conto che magari quel vuoto energetico che abbiamo lasciato con qualcuno o che stiamo portando avanti con qualcuno va comunque colmato. Per te che hai scelto la variante del Diaspro Dalmata, con l'oracolo degli spiriti degli animali, qual è il messaggio della persona a cui stai pensando? Lo spirito del grillo, compi un atto di fede. Psiche, ci dice il manualetto, si trova alla soglia degli inferi e stringe con sé un cofanetto che contiene la bellezza, il potere che lei ha ritrovato alla discesa nell'Ade. Qualora lo apra, Psiche verrà liberata dall'oscurità degli inferi, quindi qui c'è proprio una rivelazione. Ora, il manualetto continua poi parlando del simbolismo delle farfalle che ci sono nella carta, che simboleggiano l'anima che riemerge, direi, proprio con la carta qui, per scortare Psiche da Eros, la sua anima gemella, poiché è stata separata da Eros, appunto, diceva il manualetto. A livello psicologico è una potentissima metafora del risveglio della nostra intuitività più profonda e suggerisce che c'è bisogno di un ricongiungimento con una persona cara o anche un fardello importante, molto pesante, che infonde nell'anima una energia che poi alla fine porta appunto a stimolare un risveglio dell'Eros, il risveglio della forza vitale di Eros. Quindi qua si tratta proprio di un qualcosa che ti è stato nascosto ma che forse pesa alla persona. L'anima che dorme può essere risvegliata attraverso l'amore, non per tutti sarà l'amore qua, ma certamente per una buona parte è possibile. Ciò che sembra impossibile è invece raggiungibile attraverso la costanza. Fai un balzo nell'ignoto, ci dice la carta dello spirito del grillo, perché questo misuri la fede non tanto che tu hai nell'universo, quanto in te stesso, in te stessa, nelle tue possibilità. Non farai passi indietro, ci dice la carta. Ascolta il tuo intuito invece dell'ego timoroso che resiste a qualsiasi cambiamento e si aggrappa ansioso a ciò che era. La fortuna è dalla tua parte, spicca il salto con fiducia perché lo spirito ha molto in serbo per te, solo se accetterai di spiccare quel salto. Qui c'è una persona che vuole rivelarti un segreto in merito a quella che era la vostra connessione, ma che forse non ha il coraggio di venire da te, non ha il coraggio di dirtelo. Oppure magari se stai frequentando la persona, qui c'è un qualcuno che vorrebbe rivelarti qualcosa, sicuramente si tratta di ammirazione, di amore, però non ha il coraggio. Per alcuni, soprattutto se c'è una situazione di fermo con la persona, c'è proprio il dire ti sto rimpiangendo, vorrei tornare ad avere comunque rapporti di qualsiasi tipo fossero prima con te. Qui c'è un qualcuno che sta veramente rimpiangendo di non parlare, di non poter parlare. Per te che hai scelto la variante del Diaspro Dalmata, qual è il messaggio della persona a cui stai pensando? Lo straordinario tarocco dorato dei Visconti ci guiderà in questa lettura. L'otto di bastoni. La ruota. La torre. Il giudizio.
3 arcani maggiori, notiamo, eh? Il 2 di coppe, è difficile non parlare di amore qua. La regina di denari. La forza, ben 4 arcani maggiori. L'8 di bastoni è una carta di movimento e di fioritura, una carta che presuppone un nuovo inizio che sia in armonia o un inizio che sia in armonia. Quindi qua probabilmente c'è veramente un qualcuno che è attratto e attratta fisicamente da te e che magari in virtù di un qualcosa che ti ha nascosto in precedenza forse teme di poter magari inasprire i vostri rapporti. Probabilmente una persona che ha giocato sporco in passato, magari non dandoti, non necessariamente avendo altre situazioni, ma non dandoti magari l'importanza che dopo ha capito che tu hai per lui o per lei. Una torre su una regina di bastoni. Mi rendo conto che ci stiamo spendendo troppo, mi rendo conto che mi sto spendendo troppo, mi rendo conto che ti stai spendendo troppo. Certamente questo dare valore improvviso viene dopo una presa di coscienza, una sperimentazione di che cosa è l'amore. La ruota gira su quello che è proprio il concetto di 2 di coppe, di amore. Certamente qua potrebbe esserci già una relazione dove forse si deve confessare un tradimento o magari si deve confessare di aver compreso che ci sentiamo forse manchevoli nel dare e si ha paura di come potresti reagire. Sicuramente la voglia di parlarti c'è, la connessione c'è, un giudizio ed una forza. Certamente qui c'è una persona che vuol cambiare approccio nel dialogo con te. Sia che qui ci sia una relazione chiusa, ed è la cosa più probabile a livello amicale, a livello parentale, a livello di partnership, sia che qui ci sia una continuità, è il dialogo che questa persona vuol cambiare. Vedi, l'8 di bastoni è sempre uno spostarsi, ma non è uno spostarsi chilometrico, non è un dire me ne vado, non è un dire mi allontano. L'8 di bastoni, per capirsi, è la dependenza che abbiamo in campagna. Quindi qua probabilmente c'è un qualcuno che vuole semplicemente defocalizzare un attimino e portare alla tua attenzione alcuni tratti di un dialogo, alcuni modi di dialogare che fino ad oggi non ci sono stati. Quindi è un qualcuno che ha riconosciuto la tua importanza e tra l'altro è un qualcuno che, se mai ci fosse stata una relazione, al momento sta chiudendo una relazione o comunque non sta andando bene in una relazione, perché una ruota su 2 di coppe è probabilmente un qualcuno che sta vedendo tramontare un periodo, ma è una relazione, quella che potrebbe aver aperto dopo quella che ha avuto con te, che non lo ha reso, non l'ha resa felice, perché è in un'energia di appeso, anzi gli ha causato ancora più rimpianto se mai ci fosse. La torre è una carta di allontanamento, anche il trasferimento, torna molto la lontananza qua, anche nel giudizio. Potrebbe essere una persona che non abita vicinissima a te, o magari semplicemente questa lontananza è temporale, quindi un qualcuno che dal passato vorrebbe tornare a dirti questo. Quello poi vedi tu in base alla persona a cui hai pensato. Certamente è veramente difficile non portare qua l'argomento sull'amore, un 2 di coppe, una forza. Insomma, sono abbastanza importanti. La forza è una carta di vincolo, qui potrebbe esserci anche un qualcuno che ti vorrebbe, come ti ho detto prima, confessare un tradimento, ti vorrebbe dire che probabilmente vuole riprendere i rapporti con te o vuole aumentare quelli che sono i vostri rapporti, però sempre alla luce di un qualcosa che ti ha negato, ti ha mentito, è questo che vorrebbe dirti, e sono stata male per questo, ma vorrei ancora la tua energia nella mia vita. Ma al di là di questo, fondamentalmente il succo di tutto il discorso è mi manchi. Ora, tu lo sai come la penso io sui ritorni, io sono molto assertivo, cioè ti manco bene, non ti manco abbastanza, vai.
Però in realtà qua effettivamente c'è una persona che sta vivendo in maniera anche abbastanza traumatica il distacco da te o la lontananza da te, attenzione, perché qui ti ripeto, potrebbe essere una persona che vedi sporadicamente. Se è una persona che vedi ogni giorno, probabilmente questo segreto riguarda ciò che pensa di te, ovvero una persona che vorrebbe magari con questa torre su Regina di Denari, vorrebbe che arrivasse il momento perché tu gli dia una possibilità in più. Quindi il discorso che facevo prima dell'aumentare il dialogo, dell'aumentare le possibilità, del concedersi, e qui probabilmente lo farà veramente, perché sia che si tratti di un ritorno, sia che si tratti di una persona che vedi spesso, sia che vedi sporadicamente, qua la persona è come se dicesse: sto venendo da te, sto tornando da te, sto cercando di aprire un dialogo perché comunque sento la tua assenza e mi pesa. È un po' questo che sta dicendo qua. Possiamo allargare questo ancora di più alle amicizie, alle famiglie, insomma a tutte quelle situazioni dove comunque c'è una forma di amore certamente differente da quella della coppia. Però è veramente difficile qui trovare la persona, per esempio, con cui si è tirato avanti un progetto lavorativo o con cui si è avuta un'esperienza di qualsiasi altro tipo che esuli dalla forma di amore su più livelli, quindi quello platonico, quello dell'amicizia, quello fisico, quello che ti avvolge, quindi quello completo, quello della coppia, insomma, oppure quello appunto della famiglia. Ecco, è molto difficile con queste carte andare a cercare in altri campi. Sicuramente qua è una persona che sente il peso dell'assenza e quindi questo peso dell'assenza è giustificabile soltanto in virtù di una ruota su due di coppia. Mi sono reso conto che sei molto più importante, molto più presente nella mia mente, oltre ciò che avrei pensato prima. Quindi se magari può esserci anche un qualcosa di mai nato qua, però ecco, forse quel mai nato, quel momento, quel bacio rubato lo sto rimpiangendo. Vorrei che ce ne fossero altri. E qui sicuramente il messaggio te lo porta. Andiamo a vedere se l'oracolo, le risposte dell'oracolo, non lo dico mai bene, ci conferma questo messaggio. Qual è il messaggio che la persona vorrebbe darti? O un ulteriore messaggio per te che hai scelto la variante del diaspro dalmata. Sì, te lo meriti. Beh, qui fa pensare molto a quello che è stato detto fino ad ora. Forse una persona che non ti ha dato importanza nel momento in cui tu ti sei avvicinato, avvicinata come amico, come amica, come potenziale partner, e magari la persona ha fatto un po' orecchie da mercante, oppure ha detto bugie, oppure magari ha avuto un comportamento poco stabile. Beh, e ora ci ha ripensato. Sì, te lo meriti, te lo meriteresti. Ci sta anche, ti ripeto, la persona che magari è rimasta affascinata da te, vuole incrementare la conoscenza, però può aver sbagliato comunicazione, può aver avuto un approccio sbagliato con te, magari si è arenato tutto, magari continuate a vedervi sul posto di lavoro fra amici, però appunto oltre, come ho detto prima, quel bacio, quell'attenzione, quella carezza rubata, non c'è mai stato niente. Beh, qui la persona sta rimpiangendo, sta sentendo il peso di questa assenza. È una bella variante questa, molto bella, veramente. Complimenti a te per averla scelta. Io, come sempre, ti auguro ogni felicità, ogni bene. Se vuoi supportare il mio canale, ti chiedo di lasciare il like a questo video, di iscriverti per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'agata naturale.
Andiamo a vedere chi è la persona a cui stai pensando tu che hai scelto la variante dell'agata naturale. Ne approfitto per ricordarti che da giugno 2023 i consulti personali saranno fatti soltanto dal lunedì al giovedì. Questo fino a data da definire. Chi è la persona a cui stai pensando tu che hai scelto la pietra dell'agata naturale? Chi è la persona a cui stai pensando tu che hai scelto la pietra dell'agata naturale? Il diavolo, una persona a cui non piace sentirsi dire no. Sicuramente il diavolo ce lo rappresenta o ce la rappresenta come un segno d'acqua. Secondo la scuola del Golden Dawn e di Crowley, il diavolo sarebbe segno di terra, sarebbe Capricorno, ma tradizionalmente il diavolo è Scorpione. Quindi mettiamola così: segni di terra, segni di acqua, solare o ascendente, o importanti in tema natale. Certamente una persona estremamente magnetica, sicuramente una persona che è abile nell'imbrogliare, abile nel mentire, nel dissimulare, nel portare un po' tutte le situazioni a suo tornaconto personale. Certamente una persona estremamente pragmatica anche, potrebbe essere una persona che soprattutto nelle relazioni si tiene più porte aperte, oppure una persona che semplicemente non avvia mai relazioni, un po' come quelle relazioni dove non si sa mai se veramente stiamo insieme o no, ma anche un po' un'amicizia, se tu non stessi pensando ad una relazione dove forse c'è un tantino di sfiducia, dove si sente che sì, va tutto bene, ma c'è quel però che rende tutto un po' strano. Certamente il diavolo rappresenta una persona che probabilmente ha un carattere estremamente orgoglioso, che non è disposta a scendere a compromessi, un qualcuno che forse potrebbe addirittura essere un po', autoreferenziale, quindi magari quando ha bisogno, quando voglio, ci sono, quando non mi servi è come se non esistessi. Oppure una persona che vuole dettar legge, vuole comunque un po' tenere il controllo degli altri. Il diavolo è anche questo, è anche l'esercitare attraverso quelle che sono magari scelte estremamente assertive, piccoli ricatti morali, imbrogli anche, il dire e non dire, il dissimulare. Sono comunque quelle persone che tendono un po' a tenere una sorta di controllo sulle altre persone. Il diavolo può rappresentare anche un qualcuno che a suo modo è ossessionato o ossessionata da te, magari può avere questa ossessione per la sessualità, può averlo per quella che è l'invidia per la tua posizione, può averlo per quella che è un torto che non ha mai elaborato, a suo dire ovviamente, bisogna vedere poi se il torto c'è, oppure può essere semplicemente una persona che nella sua caotica espressione di vita, perché il diavolo è molto caotico, molto confusionario, non riesce ad avere mai un momento di quiete interiore, e quindi per il suo modo così poco concreto, poco direzionato di impiegare le energie che ha, spesso e volentieri rimane magari nell'illusione che tutto sia comunque un qualcosa da cui difendersi, da cui prendere le distanze, quindi diventa sospettoso, diventa anche attaccabrighe, quindi una persona che può avere un carattere non facile, ecco, questo volevo dire. E sicuramente anche una persona che proprio per tutte queste implicazioni ha un grande abisso dentro di sé, probabilmente un abisso costruito proprio attraverso tutte queste piccole, diaboliche, usiamo proprio la parola in relazione alla carta, diaboliche situazioni che va a promuovere, probabilmente non fa altro che portarlo ancora più nel profondo, questo abisso interiore. Il diavolo infine mi rappresenta anche la persona come una persona che magari potrebbe avere anche l'attitudine ad andare un po' dove tira il vento, quindi magari quelli che si sposano per soldi, quelli che si fanno le amicizie fighe perché così almeno
andiamo in giro e colpiamo le persone, quelle che magari ti voltano le spalle alla prima occasione, insomma un po' un opportunista, ecco dai. Andiamo a vedere qual è il messaggio di questa persona, se riconosci la persona a cui stai pensando, qualsiasi sia il vostro rapporto. Tenterò di dare una lettura sia per quelle situazioni chiuse che per quelle che magari sono ancora aperte su tutti i livelli. Andiamo a vedere con gli oracoli, quindi Ancient Feminine Wisdom, qual è il messaggio di questa persona, che cosa vorrebbe dirti la persona a cui stai pensando. Nemesis, retribuzione. Tiriamo giù anche la carta dell'oracolo degli spiriti degli animali per te che hai scelto la variante dell'agata naturale. Qual è il messaggio della persona a cui stai pensando? Lo spirito del serpente, è tempo di guarire. È sempre però un serpente, teniamolo a mente. Nemesis è un'antica dea della giustizia ed è conosciuta anche come dea di ciò che è inevitabile. Personifica la saggezza e soprattutto la retribuzione karmica ed è affine alla carta della ruota di fortuna del tarocco. Quando questa carta viene pescata forse ci dice che potremmo avere difficoltà, in questo caso stiamo parlando della persona, ad accettare ciò che è successo, ad accettare l'inevitabile e magari a sentire anche ad avere una sensazione di ingiustizia. Potresti sentirti offeso o offesa, ricordo, parlando della persona, oppure è la persona che vuol dirlo a te. Questo ci stiamo arrivando, lasciami ragionare un po'. È importante non cercare la vendetta, ma permettere alla giustizia divina di prevalere. Nemesi comprende che la vita è comunque giusta e che la ruota della fortuna comporta momenti di alto e momenti di basso. Quindi qui c'è una persona con cui secondo me ci potrebbe essere anche il più classico dei legami karmici, mettiamola così, un diavolo e la carta di Nemesis affine alla carta della ruota, me lo potrebbero far pensare. Il manualetto dell'oracolo degli spiriti degli animali aggiunge un dettaglio molto interessante. Per far funzionare le amicizie e le collaborazioni è necessaria la vulnerabilità, il che significa che a volte tutti noi proviamo tenere emozioni. In questo periodo sii gentile con te stesso e con gli altri. Allora, vedi, accantona il passato e abbraccia un nuovo modo di essere, poiché la vitalità sta rinascendo. Allora, quello che a me viene da dire qua è che qui potrebbe esserci una persona che è stata estremamente dura con te, o dura, e che ora si è pentita. Qui c'è un qualcuno, è molto simile alla variante fatta in precedenza, però la variante fatta in precedenza era un qualcuno che magari la viveva in maniera meno ossessiva, provava comunque il peso, voleva liberarsi del peso di parlare. Qui c'è proprio un rimpianto dovuto ad un qualcuno che volontariamente ti ha ferito o ferita, su tutti i livelli. Ora, un diavolo tendenzialmente può essere una persona che è ancora presente nella tua vita. Se non c'è, se si tratta di una persona con cui c'è stato un taglio netto, probabilmente la sua energia, il danno che ha fatto, la delusione che ti ha provocato è ancora presente. Ma devi sapere che la ruota, per fortuna, sta girando anche per questo bel personaggino qua, diciamo. Andiamo a vedere col bellissimo tarocco dei Visconti Sforza, lamina dorata, qual è il messaggio della persona a cui stai pensando, tu che hai scelto la variante dell'agata naturale.
L'otto di spade. Il due di coppe, anche qua è difficile non parlare di amore, ragazzi, però uno ci prova. 10 di bastoni, 7 di bastoni. Ma guarda, regina di coppe, fondamentalmente quello che mi viene da dire è che con un 8 di spade qua il messaggio potrebbe essere: ho capito la tua sofferenza perché la sto vivendo. Sì, penso di sì. Cavallo di spade, di nuovo un giustiziere, vedi, un giustiziere che porta un'idea di sofferenza, di pesantezza, di distacco che non si riesce a fare. Sì, qui potrebbe essere, qualsiasi sia il tuo rapporto, per dire, se c'è un familiare che ti ha ferito, ferita, e poi c'è un momento di gelo, un amico, un'amica, un ex, una persona che magari il giorno prima di vedere questo interattivo ci hai discusso, quello che ti vuol dire è: ho capito la tua sofferenza perché ora la sto provando. Nel momento del silenzio, nel momento dell'otto di spade, nel momento in cui la giustizia, quella vera, abbiamo aperto col diavolo e finiamo col diavolo, non la giustizia dell'uomo che comunque è suscettibile di evolvere. Per carità, non voglio assolutamente contestare chi lavora nella giustizia, anzi sono persone che hanno un peso enorme e io non sarei mai capace, quindi il massimo rispetto, però la giustizia dell'uomo è sensibile ovviamente di come si fanno le leggi dell'universo sono immutabili. Ecco che qua la persona ha compreso che cosa ti ha causato il dolore lancinante che ti ha causato, e quest'otto di spade, che mi potrebbe stare a significare più una chiusura dei rapporti fra voi, è un po' come se la persona si sentisse in gabbia. È tempo di guarire, infatti, dice lo spirito del serpente, però come ho osservato io, vedi, qua resta un serpente, ovvero si apre con il diavolo, si chiude con il diavolo. Paradossalmente questa è una persona a cui il dolore non insegnerà niente. Mi dispiace dirtelo, anche se fosse l'ex che ritorna perché ha capito, perché è innamorato, innamorata, perché come lo hai lasciato, l'hai lasciata, lo ritrovi, cioè non è che dici in 2-3 anni ho fatto un'evoluzione, in 4, 5, 10, quanti siano, qui è come se l'avessi congelata nel tempo la persona, veramente. Quindi in realtà sta soffrendo, ma è una sofferenza più dettata da una paura di misurarsi con un 8 di spade, che è anche la fine di un conflitto, è vero, però è anche la profonda connessione che c'è fra due persone o con l'universo in generale, quindi la voglia appunto di recuperare una connessione, ma è una carta di autolimitazione. Quindi questa persona ha agito probabilmente in modo scorretto verso di te per un qualche tiro del destino che non è argomento della lettura, quindi si è trovata, perché la ruota qua ha girato nelle stesse condizioni. Allora, siccome voglio star bene io, stiamo bene tutti, facciamo un forfettario. No, non è così che funziona, perché qui la persona fondamentalmente resta un po' anche una regina di coppe, soprattutto per quelle situazioni dove la persona ha lasciato per andare con una terza persona, e quindi dove magari ti ha anche fatto pesare il fatto di aprire una relazione che sicuramente te l'ha dipinta 1000 volte più costruttiva di quella che avevi con lui o con lei, o una persona con cui c'è stata anche qui potrebbe essere, se si tratta di relazioni amicali o più familiari, secondo me, una qualche tipo di frattura per un discorso artistico o per una casa con una regina di coppe. Potrebbe essere una persona che all'apice di quello che doveva essere il vostro
stringere ancora di più la relazione, quindi un qualcuno che avrebbe dovuto proprio in quel momento essere il tuo sostegno, il tuo appoggio come tu il suo, ha però scelto di dare un colpo di mannaia o ha creato le condizioni perché il colpo di mannaia arrivasse. Quindi mi ci sta il discorso di una famiglia che deve ritrovare l'unione, mi ci sta il discorso di un amico, un'amica che ci aiutano in un progetto e poi al momento in cui stiamo per decollare abbandonano la nave, magari anche per invidia, perché qui probabilmente la persona è molto invidiosa, ma soprattutto mi ci sta il partner, la partner che a un certo punto ti dice alla fine fra me e te non c'è niente, io ho trovato chi mi completa, addio. Ha preso una tronata che veramente, cioè qui andava a 140 all'ora e ha trovato il muro, veramente, cioè ci ha fatto la fotografia e quindi di conseguenza questo riequilibrio, questa è come se avesse chiuso la speranza, anche perché l'otto di spade è un'autolimitazione, qui c'è un qualcuno che vorrebbe guarire ma scegliendosi le medicine, il problema è questo, il problema è tutto lì. E probabilmente un 7 di bastoni ci va a dire che preferisco soffrire in silenzio, però se potessi ti direi quanto soffro. Però per orgoglio sto soffrendo in silenzio. E non mi schiodo, Qui la persona non si schioda, qui non viene. Assolutamente. Preferisco soffrire, preferisco elaborare, preferisco rannicchiarmi su me stesso, me stessa per elaborare il dolore, ma io non ritengo giusto andare a forzare questo momento. Questo il destino ha voluto, questo io accetto come punizione. Un po' marcio, o marcia nella mente questa persona, però va bene, dai, alla fine. Vediamo un po' un ulteriore messaggio da questa persona o una conferma inerente al messaggio che è uscito dalle carte. Scegli ciò che ti rende felice e vai in quella direzione. Vedi, questa persona ha capito il dolore che ti ha dato e forse anche per questo non torna indietro, perché sa che comunque fra voi il dolore ripartirebbe, però avendo anche forse dei tratti masochistici o una vocazione masochistica e rendendosi conto di quanto sta soffrendo, trova ingiusto ma non si muove, più volentieri ti dice vai e costruisci la tua felicità. Se si tratta di un ritorno d'amore te lo dice anche Cronos, sai come la penso sui ritorni. Ti ringrazio per aver visto questa variante, ti invito, se ti è piaciuta, a sostenere il mio canale lasciando un like, iscrivendoti al canale per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della sodalite. Andiamo a vedere chi è la persona a cui stai pensando, tu che hai scelto la variante della sodalite. Ne approfitto per ricordarti che dal giugno 2023 i consulti personali si terranno soltanto dal lunedì al giovedì. Per te che hai scelto la variante della sodalite, chi è la persona a cui stai pensando? La stella è una bellissima carta, rappresenta una persona probabilmente giovane o giovanile, o magari una persona che hai conosciuto da poco o che ai tuoi occhi comunque mantiene quella verve, quell'energia, quella bellezza, quella freschezza che comunque te lo fa o te la fa sembrare sempre attiva, sempre dinamica. La stella rappresenta i segni d'aria, però non necessariamente deve essere un segno d'aria, può avere un segno d'aria importante in tema natale oppure magari avercelo appunto in solare o in ascendente. La carta della stella rappresenta sicuramente una persona che ai tuoi occhi appare anche bella,
al di là di quello che sia il rapporto fra voi, amicizia, amore, o che non sia, perché magari si è interrotto, certamente è una persona che forse con una stella non possiamo proprio dire che ti abbia creato conflitto, magari è una persona che abitualmente frequenti o che hai frequentato e magari del quale o della quale hai un buon ricordo, una persona insomma che sembra averti colpito per la sua dinamicità, come ti ho detto prima, ma anche per la semplicità, per la bellezza che esprime, la semplice bellezza alla fine. La stella è una carta di sacralizzazione di luoghi, quindi potrebbe essere una persona che hai avuto occasione di avere a casa tua, o magari sei tu che sei andato a casa di questa persona o andata a casa di questa persona, o magari condividete un luogo lavorativo, luogo di sport, come una palestra o un luogo di trekking, insomma un qualcuno con cui magari c'è la condivisione appunto di un luogo. La stella è anche una carta che può rappresentare quella che è la connessione animica col tutto, una persona che potrebbe avere un amore per gli animali, una persona che potrebbe avere un interesse per l'ecologia, una persona che potrebbe avere l'amore per la natura, o magari una persona che potrebbe vivere fra la natura, magari non vive in una città ma vive in un paese, oppure una persona che ha un animale domestico o che ama appunto gli animali domestici, ma anche una persona, questa connessione ce la dipinge come interessata alle dottrine esoteriche, certamente non avanti nella conoscenza. La stella non ha una conoscenza superficiale, attenzione, ha una conoscenza molto profonda, ma è una conoscenza innata che forse ancora deve codificare, deve capire come sfruttarla. Sicuramente una persona bella, limpida e anche pulita nei tuoi confronti. Allora andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vorrebbe dirti questa persona, dove secondo me qua conflitti non ce n'è, finalmente una variante dove magari semplicemente si tratta del collega, della collega di lavoro, dell'amico, dell'amica. Potrebbe anche essere una persona che ti è sottoposta, perché la stella può rappresentare anche una giovane, nel caso Jodorowsky scrive una giovane strega, però se sei donna a volte apprendista, una giovane che sta imparando, non necessariamente la stregoneria, qualsiasi tipo di lavoro. Per te che hai scelto la variante della sodalite, qual è il messaggio di questa persona? Afrodite, desiderio. Ma ti dirò, non male veramente. Prima di interpretartelo andiamo a vedere anche con l'oracolo degli spiriti degli animali. Qual è il messaggio della persona a cui stai pensando, tu che hai scelto la variante della sodalite? Lo spirito del wombato, sentirsi a casa. Ma sono due carte estremamente belle qua, Afrodite rappresenta una forza che è seduttiva, che avvolge, che abbraccia, può parlare di un amore importante su tutti i fronti. È un amore che nasce fra gli amici, è l'amore che nasce fra i familiari, in particolare trattandosi di Afrodite. Il manualetto parla della nascita, Afrodite nasce dalla spuma del mare, quindi anche l'amore genitore-figlio, o la stima, quella sorta di amore che può nascere fra colleghi di lavoro, o perché no, proprio l'amore che può nascere fra colleghi di lavoro. Ma non è appunto necessariamente un amore di questo tipo, rappresenta anche proprio la passione. E la dea è proprio colei che sovrintende al sorgere della passione nell'animo umano. Afrodite rivela il potere dell'amore che sta sorgendo. Quindi qua c'è veramente una grande stima, un grande amore, un grande... Ora, le prime due varianti sono state... usciva sempre 2 di coppe. Ora, vedremo se anche qui c'è veramente solo un discorso di amore o se possiamo anche leggerci altre situazioni.
Secondo me qua, come anche lo spirito del Vombato, il sentirsi a casa, alla fine ti dice che ogni luogo è il tuo luogo, è importante che tu sappia, ricordati che io le sto leggendo per il messaggio della persona, è importante che tu sappia capire che hai trovato il luogo a te congeniale, che tu sappia comprenderlo, abbracciarlo e penetrarne le energie più profonde. E mi torna molto con la carta della stella, quando ti ho parlato della sacralizzazione di luoghi. Quindi qui c'è una persona che vuol comunque dichiararti la sua stima, il suo amore, però ti ripeto, nelle altre due si trattava chiaramente di amore ed era più verso il discorso conflittuale. Qui mi sembra che il conflitto non ce ne sia, qui mi sembra che ci sia un qualcuno che comunque, se stiamo parlando di amore, sogna la tua presenza, perché sta lentamente, qui non è una cosa dall'oggi al domani, qui è qualcuno che sta lentamente comprendendo che ha bisogno di venire da te. Se già siete insieme, qui c'è proprio una dichiarazione di amore, c'è un rinfocolare della passione, che non è detto che venga da un momento brutto, qui può anche venire da un momento dove c'è bellezza, c'è armonia, però magari ribadirlo male non fa. È una persona per cui significhi veramente tanto. È molto bella questa variante, vediamo un pochino. Per te che hai scelto la variante della sodalite, cosa vorrebbe dirti la persona a cui stai pensando? Se la descrizione fatta fino ad ora ti risuona, continua pure a guardare il video. Se stai pensando ad un qualcuno con cui c'è stato un conflitto, prova a cambiare variante, perché qui conflitto non ce n'è. Usiamo il meraviglioso tarocco dei Visconti Sforza lamina dorata. Per te che hai scelto la variante della sodalite, qual è il messaggio della persona a cui stai pensando? Beh, il fante di coppe, anche qui è veramente difficile, non parlare di amore, molto difficile, molto, molto. La torre, la morte, il 6 di spade. Potrebbe essere anche ho paura di rivelarti i sentimenti che provo per te, sì, però anche potrebbe essere ho paura di rivelarti i sentimenti che provo per te perché c'ho già un oceano di casini da chiudere, magari c'ho una coppia, magari c'ho più situazioni aperte, magari sono insicuro, insicura, però ho paura di rivelarti ciò che sento per te, ma prima o poi cederò. Vedi, mi sto forzando la volontà, sì. Sì, qui c'è una persona che si sta trattenendo, ma ha effettivamente asso di denari. È difficile anche in questo caso non metterla sull'amore, è veramente arduo. Non posso venire da te perché ho un momento estremamente destabilizzante, sto vivendo un momento estremamente destabilizzante, ma nel momento in cui la mia volontà non sarà più vessata, io accetterò il cambiamento, lascerò la paura e verrò da te. Mi aprirò a nuovi orizzonti. Quali sono? L'asso di denari. Se non c'è relazione, è una persona che vuole iniziare una relazione. Se c'è relazione, è una persona che probabilmente vuol proporti il grande passo, vuol proporti convivenze, vuol proporti figli, vuol proporti di rendere ancora più forte la relazione. Mi sento a casa con te, fondamentalmente. Il messaggio è questo. È molto bello questo messaggio, molto costruttivo. Solo che la persona ha delle resistenze. Queste resistenze potrebbero venire da alcune situazioni. La prima è ho paura. Le destrutturazioni caratteriali, può esserci una differenza di età, una differenza di condizione sociale, nel senso che uno è sposato e l'altro no. Può esserci una
differenza dovuta magari anche alla distanza fisica, o magari una scarsità di mezzi, o magari un'autostima poco forte. Ma con una morte può esserci anche il dover accompagnare qualcuno. Devo occuparmi della mia famiglia, devo trovare il modo per lasciare il mio partner o la mia partner senza causare eccessivi danni. Devo riuscire a concludere questo percorso di vita per poter poi riuscire a dare una svolta alla mia vita. È un qualcuno che le attuali condizioni frenano, bloccano. Possono essere condizioni mentali, come ti ho detto, possono essere condizioni fisiche. Ma è innegabile che il messaggio sia: ho paura di fare un passo, ma prima o poi troverò il coraggio. Potrebbe essere anche un qualcuno con cui non hai un vero e proprio contatto, magari la classica persona che incontri mentre vai in giro, mentre vai al lavoro, o la persona che magari ha vissuto con te in precedenza ma con cui non c'è un vero conflitto, quindi magari quelle coppie che poi alla fine restano anche in buoni rapporti o magari non si separano in modo conflittuale. Qui c'è sto lavorando su di me, sto lavorando sull'autostima, sto lavorando sulla mia vita, sto dando un cambiamento importante alla mia vita, sto crescendo, da fante di coppe divento un carro, da persona estremamente motivata, estremamente volenterosa, estremamente pronta anche a godersi la vita, sto diventando colui che mantiene queste qualità ma in più ci mette la sicurezza, la certezza. Qui la certezza c'è, ma la certezza di un fante di coppe è sempre molto settata sul sentire, è una persona capace di grandi slanci di entusiasmo e quindi forse a tratti magari un po' immaturo. Il carro invece è maturo, il carro sa dove andare, il carro decide dove vuole andare. Non ha la curiosità, cioè ce l'ha, ma non ha la curiosità, come si dice, immatura, fra virgolette, incosciente del fante di coppe che si getta nelle situazioni. Il carro ce l'ha ugualmente la curiosità, ma prima valuta, pensa e fa la strategia. È quello che sta facendo questa persona. Qui addirittura potrebbe esserci una persona con cui potresti andare a formare una coppia fissa se si tratta di amore, oppure magari se c'è una relazione familiare interrotta o un matrimonio interrotto, qui comunque i rapporti andranno a riprendere. Solo che qua ti sta dicendo: ho paura di non avere gli attributi e soprattutto anche di non avere le capacità di sistemare tutto il caos che in questo momento mi gira attorno. Però io verrò da te, questo è il messaggio. Anche se si trattasse di una persona che non conosci, forse non sai niente della sua vita, forse semplicemente c'è stato uno gioco di sguardi fra voi, e però questa persona deve concludere un periodo di passaggio della propria vita che lo porterà o la porterà ad abbracciare poi una causa comune con te, se tu ovviamente lo vorrai. È una bellissima variante questa, Andiamo a vedere con le risposte dell'oracolo, per te che hai scelto la variante della sodalite, qual è il messaggio della persona a cui stai pensando? Ferma il tuo monologo interiore e prendi una decisione. Mi fa anche pensare una cosa del genere, che forse tu pensi a questa persona nello stesso modo in cui lui o lei pensa a te. E quindi qui potrebbe essere anche una persona che magari, nonostante tutto questo suo gran lavoro, nonostante tutto questo suo, forse aspetta anche una rivelazione, 6 di spade, forse aspetta anche un tuo movimento, forse aspetta anche un tuo invito, un tuo cenno. E magari forse quello che ti sta dicendo è: io sto lavorando, sto facendo un grande percorso, prima o poi verrò da te, ma tu che cosa veramente vuoi da me? Oppure magari siamo insieme, sto cercando di superare i problemi per darti una migliore condizione di vita, per aiutare a crescere la nostra situazione, o magari se si tratta di amore fra amici, fra famiglia, per aiutarti comunque in ciò che mi hai chiesto, cioè, ma tu
un cenno, una direzione, un'indicazione, una mano tesa, me la stai dando? Forse ti sta un po' bacchettando anche su questo. Può essere una persona che mentre osserva e lavora su se stesso, su se stessa, attende e non glielo fa fare tutto il lavoro a lui o lei. Dai, su, un messaggino, una letterina. Oh, mi ha detto Cronos che ti devo scrivere, che si fa stasera? Dai, su, non ci vuole tanto. Io ti auguro ogni felicità e ogni bene. Ti invito, se questo video ti è piaciuto, a sostenere il mio canale iscrivendoti, lasciando il like a questo video e soprattutto appunto attivando la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato che cosa una particolare persona a cui stiamo pensando, o 3 persone, se hai scelto di vedere tutte e 3 le varianti, vorrebbe dirci. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto. Se così è, ti invito a sostenere il mio canale lasciando il like a questo video, iscrivendoti e attivando la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima videolettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la di Cronos, vaffanculo. Ciao, benvenuto, benvenuta. Vaffanculo. La prima variante sarà il diaspro dalmata, un modino, su. La prima variante sarà il diaspro dalmata. La seconda sarà la sodalite e la terza sarà infine no, è al contrario, coglione. Vabbè, dai, a capo. Il manualetto dello spirito dell'oracolo